Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi farò un po' incavolare, più o meno come mi sono incavolato io, perché è uno di quei video dove ho tra le mani una console che mi dà un rapporto amore-odio quasi alla pari. E prima che me linciate sappiate che non è colpa mia, perché io questa non me la potevo permettere, ma di nuovo, grazie a uno di voi, grazie ad un iscritto, sono riuscito a mettere le mani sulla nuova Aya Neo Pocket DS. Questo bestione con sotto Android che in teoria dovrebbe avere un formato simile a quello del Nintendo DS, ma in pratica credo che per quello che riguarda le dimensioni ci siano andati un pelino lontani. Per carità, ha i suoi lati positivi, display gigantesco, addirittura arriviamo a 7 pollici, lo stesso presente sulla Odin 2 Portal, e c'è di bello che il display superiore è 16 noni per tutti i titoli diciamo anche un po' più moderni, ma quello inferiore è 4/3, quindi è una console volendo adatta anche ai puristi del retro gaming. Abbiamo visto qualche settimana fa un'altra ottima console con formato a conchiglia, ovvero la Ain Tor, che purtroppo non ho più perché anche in quel caso me l'aveva inviata un iscritto, quindi grazie ancora ragazzi. Non potrò farvi il paragone diretto avendocela tra le mani, ma mi ricordo molto bene sia le prestazioni che le sensazioni che la Tor mi ha dato, e devo dire che risulta essere abbastanza diversa da questa Aya Neo, in primis per le dimensioni, ma anche per tutta una serie di aspetti particolari che la Aya Neo non so per quale motivo questa volta ha voluto applicare all'interno di questa console, ma tempo al tempo perché vi racconto tutto adesso nella recensione. Solito disclaimer, il canale principale è ancora oscurato ragazzi, potete iscrivervi e tutto ma non vedrete la pagina, quindi se volete vedervi i miei vecchi video senza doverli ricercare ogni volta sulla barra di YouTube, iscrivetevi anche al secondo canale dove lì ho messo tutte le playlist, così riuscite a fruire di tutti i contenuti di questo canale. Abbiate pazienza, prima o poi la risolveremo questa cosa. Bene, introduzione finita, questa volta il tizio da odiare si chiama Filippo, è lui che mi ha mandato la console, quindi al solito nei commenti sbizzarritevi pure. Oh, solito mega scatolone Aya Neo. Per l'ennesima volta qui si vede chi ha i soldi perché abbiamo la versione più potente, che però questa volta ha anche la copertina, perché prima c'è da levare questa, ed ecco la vera e propria scatola. Per prima cosa troviamo i vetrini temprati, mentre subito sotto ecco la nostra padellona. Dico padellona perché poi nelle impressioni parleremo anche di questo. E come al solito in fondo troviamo il cavetto di ricarica e trasferimento dati, che ce l'hanno compresso dentro, con entrambe le estremità USB tipo C. Purtroppo, come da un po' a questa parte, ormai non ci danno più i buoni vecchi caricatori da 60-100 watt che ti ci schiaffava dentro la Aya Neo insieme alla console. Ma a differenza di quando le console le compro io, questa volta me l'hanno mandata, quindi c'è anche un ulteriore gadget che purtroppo devo rompere per forza il cellophane perché non si può fare altrimenti, ovvero l'astuccetto da viaggio con tanto anche di presa da sopra. Peccato perché a differenza di quello sulla Ain Tor, in questo caso non c'è la tasca per il cavo. E infatti la mia paura è che la console ci vada proprio precisissima all'interno. Qui hanno deciso di fare un astuccio più piccolo possibile, ma non avanza al minimo spazio per poterci mettere dentro anche il cavetto di ricarica. E questa forse secondo me è un po' una pecca, perché visto che ormai fai un astuccio, mettici quei 5 mm in più di spessore per far sì che qua dentro ci entri anche una taschina con il cavetto d'alimentazione. Bene ragazzuoli, unboxing finito, visto che non è roba mia questa volta non la posso lanciare, andiamo a vedere più da vicino la nostra console. Spero siate pronti perché di cose da dire questa volta ce ne stanno un bel po'. Partiamo però come sempre dal nostro paragone per quanto riguarda le dimensioni. Iniziamo con il Nintendo 3DS XL e già da qui potete capire che l'XL diventa una XS perché la Aya Neo è spaventosamente più grande, sia in altezza che in larghezza, ma soprattutto in spessore. Ve ne servono quasi un paio di 3DS per arrivare all'altezza della Aya Neo. E ovviamente da aperte la questione è ancora più marcata.
Purtroppo non ho più la InTor, però tanto per darvi un'idea delle dimensioni possiamo metterla a paragone della Retroid Pocket Flip. E addirittura da chiuse sembra che la differenza si noti ancora di più. Ma adesso, dimensioni a parte, ci sono parecchi lati positivi per quanto riguarda invece la qualità costruttiva, perché mentre la console, il corpo, è in plastica, la parte sopra è in metallo. Questo sicuramente si traduce in maggior robustezza, ma va ad incidere veramente tanto sul peso. Tutta questa tavoletta pesa mezzo chilo, ragazzi. Ci fate palestra a forza di giocarci. Ma avendo messo questa distinzione di materiali, il peso non è ben distribuito. Quando voi l'andate ad aprire, sentirete proprio la console che tende a cadere in avanti. Di solito invece la parte più pesante deve essere questa, dove ci sono i controlli, dove c'è il processore, la batteria, insomma c'è la maggior parte dell'hardware. Qui con questa storia, vedete, guardate, adesso sto lasciando, non sono io che gli faccio fare questo movimento, io la sto soltanto accompagnando, ma guardate con che velocità si sbilancia in avanti la console per via del peso del display superiore. Però a parte questo devo dire che è bella compatta e robusta, e a differenza della Thor che abbiamo visto qualche settimana fa, qui c'è veramente pochissimo spazio tra la scocca e il display superiore. La parte di scocca che va a toccare sullo schermo copre quasi tutta la lunghezza della console, ci sono soltanto queste due alette ai lati che non toccano. E essendo così piccole non c'è l'effetto dello schermo ballerino, così invece come succedeva sulla Thor, perché questa linea di contatto era molto più corta. Ma andiamo un attimino a vederla più da vicino. Nella parte inferiore troviamo il vano per la micro SD, mentre nella parte superiore sono presenti i tasti dorsali, L1, R1 digitali. Se devo dirla tutta, forse la pressione è un po' troppo corta, nel senso che hai pochissimo gioco per premerli, mentre i grilletti L2 e R2 sono all effect, e anche in questo caso la corsa è veramente pochissima, potremmo quasi considerarli digitali. Sono presenti inoltre altri due tasti opzioni che possiamo personalizzare, che ormai la Yaneo mette in tutte le sue console, l'ingresso per l'USB tipo C per collegarci anche un hub per far passare il segnale HDMI e collegarla ad uno schermo, e lo sfiato delle ventoline che prendono invece l'aria da qua dietro. Mentre se andiamo a vedere all'interno troviamo dei controlli che ovviamente sono disposti nello spazio rimasto a disposizione, quello avanzato dallo schermo, perché questa volta c'è un pannello gigantesco come secondo display, ma ci arriviamo. Controlli che hanno alti e bassi. Gli alti quali sono? Il fatto che la Yaneo ha cambiato croce direzionale, questa praticamente sembra quella normale più schiacciata, perché è sia più bassa ovviamente per permettere allo schermo di richiudersi, ma anche più larga, e vi dico la verità ragazzi, mi ci sono trovato benissimo, è una delle migliori croci direzionali per i picchiaduro che io abbia mai provato. Questo nuovo formato che sono stati costretti quasi ad utilizzare per via del display che gli si chiude sopra potrebbe essere davvero riproposto in quasi tutta la linea delle loro console, anche quelle normali. Per i tasti azione più o meno stessa cosa, c'è molta poca corsa perché devono essere belli schiacciati, però si riescono a premere tutti benissimo, ovviamente bassi e vicini tra loro rispetto a quelli delle altre Yaneo, ma al solito qui sono obbligati a farli in questo modo. Mentre i lati negativi sono sempre relativi a questi maledettissimi analogici. Il lato positivo è che non sono nemmeno all effect, sono TMR, la nuova tecnologia che li rende ancora più precisi, ma sono pur sempre magnetici, ma sono decisamente troppo piccoli. La Yaneo continua a farmi queste levette così piccole che ti basta l'indice per coprirla completamente e avanzarci pure spazio. Ok il gioco, ok tutto, ma così piccole non si riescono a comandare bene, perché come la sfiori la mandi subito a fine corsa. Ma quanto gli costa farli così come questi della Retroid? Sono 1,5 volte quelli della Yaneo. E voi capite che un analogico così piccolo su una bestia così... Ciao piccola, potresti farmi lavorare per favore? Stonano veramente tanto, e non venite a dirmi che è perché ok, se no altrimenti non gli si chiude la scocca, perché qui sulla Concre non c'è niente da chiudere, eppure sono sempre gli stessi, mannaggia a loro. A parte questo, di solito la Yaneo riempie di tasti le sue console, e questa volta ce n'ha messi ancora di più. Abbiamo i tasti di Select e Start qua giù in basso,
poi ci sono il tasto home, poi abbiamo il tasto per aprire l'AIA Space, i due tasti per regolare il volume, il tasto di accensione, spegnimento e standby con sensore delle impronte che, devo essere sincero, mi ha quasi sempre preso subito la mia, e altri 3 tasti qui che confonderete 1000 volte con quelli del volume perché sono identici, sia per le funzionalità di Android che per gestire il cambio schermo, perché volendo possiamo attivare soltanto un display oppure l'altro o entrambi. A conti fatti, su questa parte frontale avete in tutto 2 levette analogiche, un D-pad e 14 tasti. 14 tasti. Non ho nemmeno contato i dorsali, Ma veniamo al punto cruciale, il meccanismo di chiusura a conchiglia. Nello scorso video vi dissi che quello della Thor era attualmente il meccanismo più robusto che io abbia mai provato. E devo ricredermi, perché in realtà questo dell'AIA Neo è ancora più robusto. Questo non ha un millimetro di gioco, quindi sotto questo aspetto, guardate, adesso la sto tenendo soltanto dallo schermo, hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro. Poi mi piace che, essendo così grande la console, c'è anche una grossa area dove è presente la cerniera, e questo mi fa pensare che sia anche più resistente. La chiusura è abbastanza duretta e sembra bella controllata, a differenza di quella della Retroid, ma ovviamente ci sono anche i lati negativi. E il primo, che vi farà dannare l'anima, tenetevi forte, è che non c'è uno step intermedio. Il display si apre direttamente a 180 gradi. Fermi però, fermi, rimettete in piedi la sedia, perché in realtà questa è una cosa voluta. Mi spiego meglio, facciamo un passo indietro. L'AIA Neo non ha messo lo stop intermedio, che vediamo invece per esempio sulla Retroid, perché il display fa da subito talmente tanta resistenza che voi lo potete settare come volete. Avete un bel po' di angolazioni prima che lui prenda quella automatica di apertura a 180 gradi. E voi direte: oh figo, allora questa è una bella cosa perché io me la posso regolare come voglio, in base al mio gusto. E no, mannaggia a voi, perché l'unico risultato sarà che non la aprirete mai nello stesso identico modo. Perché adesso io non so se siete tutti ingegneri, però io adesso la apro così e ho preso un certo angolo e mi abituo a giocare così, poi la richiudo, la volta dopo la riapro e va a capire se ho beccato lo stesso angolo, se non c'è un cacchio di stop intermedio. Cioè l'AIA Neo, se andate sul loro sito, ci si vanta di questa cosa, sono contenti di aver fatto un display in questo modo. Io ogni volta che chiudo questo affare non so come lo riaprirò, dovrò andare a naso, magari ad una certa mi abituerò. Anche sul normalissimo 3DS tu hai 1, 2 e al massimo 3 inclinazioni, ma ti bastano e t'avanzano. Perché devi darmi tutto l'arco possibile fino ad arrivare a 180 gradi? Non serve. E vi giuro ragazzi, io ormai ce l'ho da una settimana e è quasi snervante come cosa. Cioè, se sul sito scrivevano ci siamo dimenticati di metterci lo stop, io ero più contento. Ma se tu mi dici che sta cosa l'hai fatta apposta, allora sei stronzo. Poi l'AIA Neo con questa console ha deciso di farmi diventare scemo, perché sulla parte alta ci ha messo un pannello OLED da 7 pollici 1920x1080 16 noni, ragazzi. È lo stesso display a livello di dimensioni che troviamo sulla Odin 2 Portal e è adattissimo a chiunque abbia un minimo di problemi di vista, perché anche quando ci fate retro gaming in 4/3 avete delle diagonali gigantesche che superano tranquillamente i 5 pollici. Saturazione dei colori giuste, non troppo accese, angolo di visione perfetto. E voi direte: ok, ma allora dov'è il problema? E il problema è l'altro display. Qua sotto ci hanno messo un pannello da 5 pollici, quindi gigantesco per quanto abbia dei bordi abbastanza accentuati, proporzioni 4/3, in modo che se volete fare retro gaming da puristi, volendo potete anche disattivare il display sopra e usare soltanto quello sotto, perché comunque l'area di gioco è sempre gigantesca. 1240x768 di risoluzione, ma è LCD. Ma perché? Capisco che l'avrai fatto per risparmiare, ma porca miseria, non mi puoi mettere sulla stessa console un display OLED e un LCD. Cioè, la differenza è un cazzotto sugli occhi. Ma soprattutto perché del display inferiore, in diversi casi, si vede tantissimo la retroilluminazione ai lati.
ha impacchettato una bestia del genere, così grande, con un hardware della miseria che tra poco vediamo, un display OLED grosso come quello della Odin 2 e invece vai a mettere un pannello LCD come secondo display? E non finisce nemmeno qui, perché io sono andato da buono stronzo a controllare come si comportasse con il pennino. Premesso che mi comprerò altri pennini, magari qualcuno anche costa qualcosina di più per fare le prove, ma diciamo che questo è il classico che trovate su Amazon che a 5 euro ve ne dà 4. Guardate voi stessi, se io lo uso sul display superiore, comunque sia ho una risposta decente. Il click c'è, riesco a navigare, riesco a muovermi. Ora guardate la stessa cosa nel display inferiore. E non è bloccato, ragazzi. Devo proprio fare forza, allora forse mi risponde. Ma se gliene va e ogni tanto proprio. Com'è possibile questa differenza? Tu puoi dirmi, ok, hai preso un pennino scadente e ho capito, allora non dovrebbe funzionarmi nemmeno sul display sopra, perché su uno sì e uno no, porca miseria. Non so se riesco a farvelo vedere bene in camera. Vedete col dito la risposta che ho sul display superiore? C'è un minimo di lag, però la risposta è presente. Guardate su quello inferiore. Vedete quanto più lag c'è? Quindi non solo è un pannello LCD che in confronto a un OLED è un cazzotto in un occhio, ma ha anche un sensore touch decisamente peggiore rispetto a quello dello schermo principale. E qui inizia il mio rapporto di amore e odio, perché avendocela tra le mani io lo sento che è una console di una qualità assurda, proprio quella classica Yaneo, che quindi vale la pena spenderci i soldi per comprarla, perché è un prodotto premium nonostante venga dalla Cina, che tra poco ci asfalterà tutti quanti, però siamo ancora in fase di transizione. Però quelle piccole papere che mi fanno dannare l'anima, no? Perché? E il display OLED e quello LCD? E le levette analogiche microscopiche? E l'apertura che non ha lo stop intermedio? Ma che t'ho fatto di male? Perché devi farmi desiderare così tanto sta cosa? Perché è costruita benissimo? E poi mettermici questi trucchetti che veramente mi fanno solo dubitare che tu in fondo sia masochista. Per fortuna ci vengono in aiuto le specifiche tecniche. Per la prima volta tra le mie mani c'è uno Snapdragon G3X Gen 2. Io questo processore ancora non l'ho mai provato, ma ho avuto la fortuna di provare il Gen 3 con la Concr, che è, per chi non se lo ricorda, magari andatevelo a rivedere nel video, la linea economica, tra molte virgolette, della Yaneo, che per carità a livello costruttivo non è della stessa qualità, però per il prezzo a cui la vendono qua dentro c'è comunque un processore più potente di quello all'interno della Pocket DS. E io ho visto cosa può fare questo Gen 3, riesce tranquillamente ad emulare quasi tutto e fa girare anche qualche titoletto Steam, ma ero curioso di provare la versione precedente, il Gen 2, che è comunque un ottimo processore, perché nonostante tra i due ci sia un divario di potenza di circa il 30% proprio per quanto riguarda principalmente la potenza grafica dalla parte della GPU integrata, però in entrambi i casi abbiamo comunque un Adreno A32 da 1 GHz, quindi fidatevi che di potenza ne ha più che a sufficienza anche il Gen 2. Come RAM abbiamo 3 tagli, 8, 12 e 16 GB LPDDR5 a 8533 MHz, una delle più veloci che abbiamo mai trattato. Come ROM abbiamo 4 diverse opzioni, 128, 256 e 512 GB, oppure la più grande 1 TB tutti quanti UFS 4.0. Come connettività abbiamo Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3, come sistema operativo c'è Android soltanto 13, abbinato come sempre all'IA Space. Come batteria l'ho lasciata per ultimo perché abbiamo 8000 mAh. Sono sì parecchi, però c'è sempre da considerare il fatto che tu questa volta devi alimentare 2 display e con questo amperaggio possiamo infatti andare dalle 7 alle 8 ore di retro gaming, principalmente in 2D, se utilizziamo il doppio schermo, per arrivare anche a superare in qualche caso le 10 se utilizziamo soltanto il display superiore, che è quello OLED. Per quanto riguarda un'emulazione media, nel suo caso quindi PlayStation 2, GameCube e Nintendo Wii, possiamo arrivare a farci anche 4 ore con entrambi i display accesi, mentre se la sforziamo per bene, cioè andiamo ad emulare l'interruttore innominabile e anche qualche titoletto Steam, lì possiamo scendere anche sotto le 2 ore e mezza in
in qualche caso 2 se tenete proprio la luminosità molto alta. E se volessimo paragonarla alla Aintor, ci sono parecchi aspetti superiori in favore della Pocket DS. Processore GPU prima di tutto, non fa tantissimo a livello di megahertz, ma la grafica e l'integrazione con l'intelligenza artificiale è molto più ottimizzata rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 che era presente invece sulla Tor. I tagli della RAM sono gli stessi, ma quelli della Pocket DS sono più veloci. I display della DS da una parte sono più grandi, è vero, però almeno quelli della Tor erano entrambi AMOLED. Anche nella batteria è superiore la Pocket DS, però display più grande, più consumi, quindi dura leggermente di più della Tor nonostante lei avesse soltanto 6000 mAh. Mentre per tutto il resto, bene o male, ci troviamo con la stessa dotazione hardware. Ci facciamo un breve giro per quanto riguarda il software, perché anche la Aya Neo, proprio come la Ain, ha fatto delle personalizzazioni di Android per via del doppio display. Diciamo che la parte superiore lo utilizziamo come un normalissimo cellulare Android. È vero che abbiamo l'Aya Space e non c'è il menu di Android normale, però diciamo che possiamo installare tutte le app, le possiamo trascinare, modificare la visualizzazione eccetera, e possiamo mettere le preferite in primo piano. Poi se tiriamo giù la tendina, come al solito andiamo a trovare tutti i vari widget che possiamo anche personalizzare per le impostazioni veloci. Mentre la maggior parte delle modifiche si trova nel display secondario. Per prima cosa noi possiamo utilizzarlo per comandare il comportamento di entrambi gli schermi, gli possiamo dire come qui di utilizzarli tutti e due, oppure che vogliamo soltanto il display superiore, e a questo punto se tu richiami i display non ti appare più il menu qua sotto, ma l'Aya Space ti va qui di lato come tendina. Possiamo dirgli di utilizzare solo quello sotto e così via. C'è poi l'impostazione per il lock, nel senso quale parte sto comandando con i controlli. Se clicco il display superiore, la croce direzionale comanderà il display di sopra. Se clicco il display inferiore, la croce direzionale invece comanda questo. Questo comportamento è impostato in automatico in base a dove fai il touch, ma volendolo puoi anche tenere fisso. Possiamo poi aprire anche le applicazioni qua sotto per avere magari sopra un emulatore e sotto le guide o quello che volete. È presente l'Aya Space dove potete fare tutti i vari aggiornamenti, andare ad impostare tutti i controlli, l'abbiamo visto 1000 volte, non è cambiato molto. E ci sono le impostazioni che per buona parte sono i widget per regolare per esempio la luminosità di entrambi gli schermi singolarmente, per regolare il volume se non vogliamo utilizzare i tasti, per attivare Bluetooth e Wi-Fi eccetera. È un menu dei widget veloce che non dobbiamo ogni volta andare magari a prendere direttamente da qua su. Mentre cliccando il tasto dell'Aya Space ci appare questo nuovo menu che ancora non abbiamo mai visto perché è ottimizzato per stare nel secondo display. Qui cosa possiamo fare? Possiamo come al solito andare a cambiare il TDP della console, ce ne sono 5 modalità preimpostate dalla Eco alla Max, ma che volendo possiamo andare come al solito tramite l'Aya Space a personalizzare per decidere quanta potenza dare alla console. Possiamo personalizzare il comportamento delle ventole, possiamo cambiare gli FPS, vedere lo stato della CPU, della memoria e una cosa carina, il consumo in tempo reale della batteria. Poi se scorriamo invece possiamo andare a cambiare la disposizione dei tasti tra Xbox e Nintendo, possiamo disattivare e riattivare la vibrazione, regolare la sensibilità degli analogici maledetti, attivare il turbo eccetera, oppure avere la schermata con tutti gli altri widget veloci che ci possono far comodo. È abbastanza simile a quello che abbiamo visto anche sulla Tor e si integra molto bene con l'Aya Space, anche se in realtà c'è un bug e ce ne accorgiamo proprio durante l'emulazione del Nintendo DS, perché io qui gli ho già detto che lui dovrebbe andare sul doppio schermo, ma come vedete resta soltanto in quello principale. Questo perché qua giù c'è soltanto il programma dell'Aya Neo e non c'è nessun'altra app avviata. Come si risolve? Basta andare in applicazioni, aprirne una a caso e a questo punto prendono il focus le applicazioni e parte il doppio display. Ma se io adesso non avessi aperto Chrome, non avessi qualcos'altro qua sotto aperto, a parte il programma dell'Aya Space, il secondo display non mi risponderebbe, lo vedrei soltanto sulla parte alta. È vero che queste due applicazioni, Melon DS e
le Azaghar sono un fork di quelle originali, un'altra versione rifatta dagli utenti che ha l'opzione per dividere lo schermo, quindi sicuramente avranno qualche bug e qualche problema interno, ma io quando le ho testate con la Tor non mi ha mai dato questo problema. Per questo, da programmatore, mi viene da pensare che questa cosa succeda principalmente per via di un bug presente all'interno dell'AIA Space che non dà il focus al doppio schermo, come se qui non ci fosse aperta nessuna applicazione, perché in realtà l'emulatore sta girando sul display superiore. Però a parte questo, con il software hanno fatto come al solito un buon lavoro e sicuramente c'è ancora spazio per migliorare nel tempo. So che molti di voi non vedono l'ora di vederla all'opera con i titoli di DS e 3DS, ma io sono duro di capoccia e mi faccio il mio solito giretto con tutte le varie generazioni. Tra gli 8 e i 16 bit, ragazzi, ovviamente non avrete mai il minimo problema a livello di potenza, potete tranquillamente mantenerla in modalità eco, con colori accesi, ottimi contrasti, neri perfetti, ma soprattutto con delle diagonali che riescono ad arrivare in qualche caso anche sopra i 6 pollici. E siamo molto vicini all'esperienza della Steam Deck, non fosse che lei aveva una diagonale 16 decimi, quindi ancora più adatta per il retro gaming in 4/3. Poi ripeto ragazzi, se proprio volete un'esperienza perfetta basta che utilizzate lo schermo inferiore. Vi consiglio comunque di mantenere quello principale sopra, perché essendo OLED le bande laterali non si vedono per niente, si nasconde tutto abbastanza bene con la scocca, ma avete comunque più pollici rispetto al display inferiore nonostante abbia la diagonale perfetta. Possiamo mantenere la modalità a basso consumo anche per un primo 3D, addirittura la PlayStation 1 in Full HD, e arriveremo addirittura ad utilizzare poco più di 5 pollici di diagonale. Ci ho provato i miei soliti titoletti, anche quelli un pochino più frenetici, non ho mai riscontrato nessun tipo di lag nei controlli. Questa emulazione ormai sono anni che la vediamo, non è nulla di nuovo per processori così potenti. Potreste continuare così anche per quanto riguarda l'emulazione della PSP, ma vi consiglio di spostarla in modalità bilanciata, che comunque continua a consumare molto poco, ma vi dà quella marcia in più per permettervi di giocare ai titoli della PSP in Full HD, che come sappiamo è 16 noni e con questo display ci va a nozze perché ci giocherete benissimo. È davvero un'esperienza che personalmente vi consiglio di fare con almeno questo TDP, perché non dovete stare ogni volta a resettarla in base al titolo. Dà fastidio avere dei micro lag con un display del genere, datele quel po' di potenza in più che vi chiede e siete contenti tutti e due. La cosa bella è che però Redream, l'emulatore del Dreamcast, è più ottimizzato e quindi qui potete tornare indietro alla modalità eco, nonostante la console sia di una generazione superiore, e riuscirete a giocare a tutti i titoli del Dreamcast senza avere il minimo sfarfallio, nessun problema in assoluto. Qui ci ho perso la mia solita oretta perché sapete che ho un debole per i titoli del Dreamcast, non è la console dove li ho visti girare meglio in assoluto, però vi assicuro che anche qui fanno la loro porca figura. E visto che mi è stato chiesto, sì, riuscite tranquillamente a farci girare anche i titoli del Sega Saturn, qui però vi consiglio almeno la modalità bilanciata. Questo perché me lo chiedete sempre in molti. Ve lo spiegai nella storia del Sega Saturn, quella macchina a livello hardware era un inferno e i giochi, soprattutto quelli emulati, per girare richiedono un botto in più di risorse, più che altro per funzionare in un modo per cui gli attuali processori non sono nati. Ma arriviamo alla ciccetta. Inizio questa volta dal GameCube e la Nintendo Wii, perché questa, come la PSP, è un'altra console che vi consiglio di mettere direttamente in modalità bilanciata. Vi risparmierà moltissime rogne, soprattutto quella di cambiare le api grafiche in base al titolo, perché c'è potenza sufficiente per far girare tutto tranquillamente con le OpenGL, e i risultati in Full HD sono veramente ottimi. Non state a complicarvi troppo la vita, anche titoli notoriamente pesanti sono riusciti a girare senza il minimo problema. Ma questa volta ho voluto fare una prova particolare per quanto riguarda la PlayStation 2, perché volevo un attimino capire bene la differenza tra il Gen 3 della Conker e questo Gen 2. Ho fatto girare gli stessi identici titoli, prima in Full HD e poi in 2K, che è proprio la risoluzione che aveva messo in grave difficoltà la Intor, e ho però mantenuto in entrambi i casi la modalità bilanciata, perché volevo vedere la differenza di prestazioni. In alcuni
alcuni titoli un po' più leggeri non si è vista quasi per niente, ma nella maggior parte dei titoli cambia veramente pochissimo. Ci sono dei micro lag, dei rallentamenti che vedete per meno di mezzo secondo e poi torna tutto fluido come prima, magari per un caricamento, per un effetto grafico principale un pochino più pesante, però a parte questi casi sporadici il resto del gameplay è fluido esattamente come se stessi giocando in Full HD, e vedere che con la modalità bilanciata questo processore riesce comunque a rispondere in questo modo è un ottimo segnale. Certo, nei titoli più pesanti in assoluto della serie la differenza si vede, però qui siamo ancora a 2 modalità sotto alla massima. Se andate alla modalità gaming non avete il minimo problema, mentre con queste stesse impostazioni la Intor riusciva a far girare questi titoli soltanto in modalità max. Ricollegandoci al discorso fatto nelle specifiche, il G3X Gen 2 contro lo Snapdragon 8 Gen 2, che è quello della Tor, la differenza a livello di frequenza è poca, ma come risultato, come potenza grafica, guardate che cavolo abbiamo ottenuto invece. Dopo tutto questo pippone finalmente arrivo a farvi vedere quello che penso vi interessasse, ovvero l'emulazione del DS e del 3DS con il doppio schermo. Il DS in qualche caso lo potete mantenere anche in modalità Eco, ma se mettete la bilanciata vi supporta tutti i titoli e non avete il minimo problema. Il touch ovviamente ha il problema che vi ho fatto vedere prima col pennino, ma invece se lo utilizzate con le dita risponde comunque abbastanza bene, riuscite a giocare ad un po' tutto. Poi io mi voglio far del male, o meglio non dovrei ascoltarvi, ma sono andato a reperire un genere di titoli dove io sono una pippa atomica, ovvero quelli dove devi andare a tempo musicale, e vi dico soltanto che per fare le prove che state vedendo in questo momento ho dovuto levare l'audio, perché sennò io non ci chiappo mai una mazza, perché non c'è una volta che mi corrisponde quello che vedo a quello che sento. Allora ho detto, senti, guardo e basta, magari ci prendo meglio. Col pennino ragazzi lasciate proprio perdere, sono andato direttamente con le dita. Premesso che sono una pippa atomica a questo tipo di giochi, posso dirvi che anche titoli di questo genere sono comunque giocabili. Il touch avrà un po' più lag rispetto al display superiore, però comunque ci si riesce a giocare. Ripeto, non me portate per culo perché su questi giochi sono scarsissimo. Mentre per quanto riguarda l'emulazione del 3DS potreste essere costretti a passare dalla modalità bilanciata a quella gaming, non tanto per mancanza di potenza, l'abbiamo detto 1000 volte, ma perché l'emulatore è ancora, non dico acerbo, però ha ancora parecchi bug e incompatibilità, quindi qui per forza di cose date un po' più potenza, almeno state abbastanza sicuri, perché se no per quanto riguarda il gameplay siete a posto. Non ci fermiamo qui, perché proprio come la Conker anche lei riesce a far girare qualche titoletto del catalogo Steam. Non potete andare sicuramente a rompere gli zebedei a quelli più pesanti, perché lasciate proprio perdere. Ho fatto le mie prove anche sulla Conker con il Gen 3, per ora non c'è verso. Vedremo quando avremo i driver dell'Elite 8, che sarà uno dei processori che secondo me cambierà la storia di Android, però per adesso possiamo mantenerci soltanto sui titoletti più leggeri di Steam, che bene o male ci girano. Dovete passare in modalità gaming, a volte anche alla max, perché qui di risorse ne richiedono parecchie, soprattutto la RAM. In questi casi ragazzi vi serve per forza almeno la versione con 12 GB. Sapete benissimo che non parlerò mai dell'interruttore rosso, però avete già visto ai tempi che girava addirittura sulla Retroid Pocket 5, e qui state tranquilli che ci gira molto molto bene. Me lo chiedete tante volte, l'emulazione della PS3 è ad un punto di stallo su Android, perché l'emulatore è stato mollato eccetera, quindi non la testo nemmeno, perché sarebbe sfalsato come risultato, perché non capirei quando è un problema dell'hardware o quando è un problema del software. Per adesso non comprate console Android se puntate all'emulazione della PlayStation 3. C'è qualcosa che si sta comunque muovendo, però ancora non è il momento. Il lato positivo è che magari tra le mani andate a comprarvi una console come questa e tra qualche mese scoprite che grazie ai nuovi sviluppi riesce ad emulare anche la PlayStation 3. Vedetela sotto questa ottica, perché se ne comprate una apposta per la PlayStation 3 non ci stanno cazzi che tengono. Le uniche che funzionano sono quelle di fascia alta che montano o Windows o Linux. E siamo arrivati, ahimè, a parlare del prezzo.
perché dopo la bella parentesi della Conk, che è la versione economica dell'Aya Neo, dopo l'uscita dell'Aya Neo Pocket Air Mini, che arriva ad emulare la PlayStation 2 ma è l'Aya Neo più economica mai uscita, addirittura sotto i $90, adesso dovevate aspettarvi che prima o poi arrivasse sta cazzottina de stangata, perché l'Aya Neo Pocket S costa $399, la versione 8 GB di RAM più 128 di memoria interna, $439 la 12 più 256, $499 la 16 più 512, per arrivare alla versione 16 GB più 1 TB di memoria interna a $599. E se adesso vi siete cappottati dalla sedia, rimanete per terra perché ce n'è una versione ancora più costosa, ma il bello è che non cambiano le specifiche, cambia solo la colorazione. Se prendete la Retro Grey, la stessa identica console la pagate $639. E guarda caso la Retro Grey è proprio quella che abbiamo tra le mani oggi. Quel pazzoide De Filippo si è andato a comprare non solo la più potente, ma anche quella con la colorazione speciale. Parere personale, tienitela per tutta la vita, perché visti i prezzi dell'hardware degli ultimi tempi, semmai ci sarà un collezionismo di questi, te ci compri una casa rivendendole. Ma torniamo un attimino con i piedi per terra e analizziamo bene questi prezzi. Purtroppo ragazzi dobbiamo metterci in testa che le console con il doppio display costano più di quelle normali, e mettendola a confronto con la Intor partiamo con una differenza di circa $100 per le versioni meno potenti, per poi arrivare invece alla Max dove tocchiamo addirittura i $150. La vera differenza tra le due è tutta nella dimensione dello schermo e nelle prestazioni superiori ad alto livello, cioè se vuoi farti tutta la PlayStation 2 ed il GameCube in 2K, oppure se vuoi emulare le console successive senza avere il minimo problema. Però in quei casi prima di tutto ti serve almeno la versione 12 più 256. La domanda che però ci facciamo anche in questo caso è: ma ha senso fare una console che di base costa minimo $400 con un formato simile Nintendo DS? Questa Pocket DS a tutti gli effetti non è adatta a chi cerca l'emulazione del Nintendo DS, a meno che non caghi i sordi, che dici ok, allora io $400 ce li posso spendere perché ci faccio anche quella, altrimenti conviene che prendi la Tor, o ancora meglio aspettare che qualcuna di queste case, magari la Retroid, visto il target a cui punta, decida di fare una console formato conchiglia un pochino più economica. Comunque alla fine di tutto, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questa Aya Neo Pocket DS? Diventerò ripetitivo, ma ormai la qualità e la robustezza Aya Neo sono un marchio di fabbrica e una sicurezza assoluta per quanto riguarda le console che producono. Mi piacciono molto i controlli e l'ergonomia, perché nonostante siano stipati male per il poco spazio a causa dello schermo centrale, con le bombature posteriori sono riusciti a darti un buon grip, quello che basta per permetterti di utilizzarla tranquillamente anche nei picchiaduro. Il pannello superiore è davvero ottimo, arriva addirittura a 7 pollici di grandezza, e mi piace molto il fatto che uno sia 16 noni e l'altro 4/3. E ultimo punto a favore, ma non per importanza, sono le performance. Questo processore, nonostante sia la versione precedente rispetto a quello della Conk, riesce comunque a far girare qualsiasi tipo di emulazione ed è anche parecchio attento ai consumi, riuscite a mandarlo per la maggior parte in modalità basso consumo. Cosa non mi è piaciuto di questa maledetta console che mi provoca un sentimento di amore e odio ogni 10 secondi? Per prima cosa è una mattonella che pesa più di mezzo chilo e è anche sbilanciato il peso, come vi ho già detto, pende veramente troppo per via di quella piastra di metallo. Verso il display dovrebbe pesare invece molto di più il corpo della console, cioè quello che tu tieni in mano. Odio personalmente il fatto che non abbiano messo lo stop intermedio del display, proprio non mi andrà mai giù, questa me la segno a vita. Penso di non essere l'unico ad odiare il fatto che mi hai messo un bellissimo pannello OLED e sotto me ci hai schiaffato un LCD, che oltre al fatto che c'è anche un minimo di lag sul touch, si vede anche la retroilluminazione, come cazzo ci hai pensato? E per ultimo che sì, magari il prezzo è bilanciato per l'hardware che ci hai messo dentro, ma secondo me ci hai messo dentro un hardware spropositato per il format della console. E tutto questo mi porta a darle un voto per le console di fascia medio alta di 84 su 100. Sia chiaro ragazzi, non è una cattiva console, ci sono delle papere qua e là, ma è veramente ottima sotto moltissimi aspetti, ma paga tantissimo
il prezzo così elevato per questo tipo di format, perché al di là del DS e del 3DS, l'unica cosa per cui ti fa comodo avere due display, uno sopra e uno sotto su Android, è aprire più applicazioni contemporaneamente. Ma pensateci un attimo, se decidete di utilizzarlo per giocare, mi metto una guida e gioco sopra, ok? Ma che altro ti ci metti? Un video YouTube mentre stai giocando a qualcosa di stupido? Va bene, ma a parte quello, quando sei su Android, quando ti fa comodo avere due applicazioni, una sopra e una sotto, sui tablet, sui PC ha un senso. Qui hai dei controlli, neanche c'è una tastiera o un mouse. È una figata avere due display su Android, però devi pur capire se te li prendi ad un prezzo adeguato, perché spendere da 400 a 640 dollari per avere questo formato di console e dire oh che figo, c'ho due schermi su Android, potrebbe non essere una motivazione sufficiente. Per ora credo che una delle migliori console che abbia fatto uscire la Yaneo, ok, qui si chiama Concre come volete, ma è proprio la Concre Pocket Fit, perché avete una bestia di processore, una scocca un pochino più plasticosa, ma una console studiata per darti un certo tipo di prestazioni. Però giustamente le necessità sono soggettive. Se cercate una console formato a conchiglia che vi piace portarvela dietro in uno zaino, in una borsa, dove comunque avete spazio per metterla, che si tiene molto bene in mano, anche per chi ha le mani un pochino più grandi, che non dà problemi di vista perché entrambi i display sono giganteschi, allora lei è un buon acquisto. Altrimenti, se decidete di comprarla soltanto per il fatto che ha il doppio schermo per DS e 3DS, vi consiglierei di spendere qualcosina di meno e prendere la Thor, perché è vero che è più piccola, ma è comunque ottima per giocare a quei titoli. Bene ragazzuoli, io mi sono quasi finito la voce, vi ricordo che tutto questo video è colpa di Filippo, perché sennò io non l'avrei mai recensita, perché non ho i soldi per comprarmele tutte. Spero vi sia piaciuta la recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!